Benvenuti! Oggi è un aiuto speciale, un invitato speciale perché abbiamo una cosa bellissima da raccontarvi. Siamo appena tornati dalla visita con la ginecologa, abbiamo fatto l'ecografia e siamo riusciti a vedere il sesso del bambino. Sì. Sappiamo già che cos'è. E Lucas vuole raccontarci. Allora Lucas, avrai una sorellina o un fratellino? Una sorellina. Sì! Avremo una femminuccia, è in arrivo Sofia! Arriva Sofia. Siamo contentissimi, siamo... Sì, arriva il 7 dicembre. Il 7 dicembre, bravo, è la data prevista per il parto, il 7 dicembre, bravissimo. Sì, oggi siamo il 24 di Giugno, bravo. E niente, sta andando tutto bene, va tutto bene. Sofia sta bene, cresce, si muoveva tanto, vero? Sì. Ci ha anche salutato, ha fatto così. Sì, mi ha fatto anche un pollice. Ha fatto anche pollice in su. Sì. Siamo contentissimi. Mi ha fatto anche un saluto. Un saluto, è vero. E niente, ci tenevamo a raccontarvi questa bella notizia, vero? Sì. Ok, adesso Lucas vi saluta. Ciao, vado nella mia camera. Sì. Ciao! Ciao. Bene, cominciamo questo video. Però prima, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, commenta. Alla fine di questo video, se ti piacerà, metti mi piace, condividilo con i tuoi amici e abbiamo anche un canale Telegram, lo metteremo qua sotto. Lì puoi lasciarci i tuoi dubbi, le domande, se ti è piaciuto il video scrivici, facci sapere cosa ne pensi, idee per i prossimi video e grazie di cuore a tutti i vostri incoraggiamenti, a tutte le cose positive che avete condiviso negli ultimi giorni con noi. Oggi scopriremo insieme la differenza tra amore e passione. Non è la stessa cosa, questo lo sappiamo già, però dobbiamo capire qual è la differenza, perché sappiamo che sono sentimenti simili ma allo stesso tempo diversi, con tante caratteristiche diverse. Quindi la prima cosa che dobbiamo sapere, la prima cosa che dobbiamo capire è che la parola amore ha tanti significati. Nel greco, per esempio, la parola amore ha circa 5-6 significati, però oggi parleremo dei tre principali, tre più conosciuti, che sono agape, eros e phileo. L'amore eros, parliamo prima dell'eros, è l'amore passione. Quando siamo innamorati proviamo l'eros. L'eros è un sentimento che ha la necessità di ricevere qualcosa. Eros è la passione, è il sentimento che proviamo quando siamo innamorati. Avete presente le farfalle sullo stomaco, le mani che sudano quando sei vicino alla persona che ti piace, il desiderio, la necessità di essere sempre vicini, di stare sempre insieme? Questo è l'eros, è piacere, è desiderio, attrazione ed è un sentimento. L'eros ha bisogno di ricevere, ha questa necessità di sempre ricevere qualcosa, ricevere attenzione, ricevere amore, ricevere sempre qualcosa. E l'eros dà soltanto con l'intenzione di ricevere qualcosa in cambio. È un sentimento un po' egoistico e col tempo diminuisce, piano piano svanisce. Avete presente quando siete innamorati, vi siete appena messi insieme a una persona, provate l'eros, dopo un po' di tempo cominci a percepire che questo sentimento comincia a cambiare, piano piano diminuisce, cala, perché è un sentimento che cambia, ok? L'eros può cambiare,
può svanire con il tempo. E non illuderti, ok? Se ti sei appena messo insieme a una persona, ti sei appena fidanzato, non illuderti, perché questo sentimento non resterà sempre uguale, non sarà sempre così, ok? Le tue mani non suderanno sempre quando starai vicino alla persona che ti piace. Le farfalle sullo stomaco non ci saranno sempre. È un sentimento che passa. Però, per fortuna, abbiamo anche l'agape. L'agape è l'amore perfetto, è l'amore eterno, è l'amore che non cambia, è l'amore di Dio verso noi. Ed è questo l'amore che ci fa sopravvivere in un matrimonio. È l'amore agape. L'amore agape ha come caratteristica principale dare, non più come l'eros che ha la necessità di ricevere qualcosa, ma l'amore agape ha il bisogno, ha la necessità di dare qualcosa alla persona amata, di donarsi alla persona amata. Wow, questa è una cosa bellissima. E sì, dopo l'eros arriva l'agape, questo amore che ci tiene insieme per sempre, ci aiuta nei momenti difficili e che nei momenti di difficoltà ci fa restare saldi, ci fa restare insieme, ci fa restare uniti. Questo è l'amore agape. Per farvi capire bene cos'è l'amore agape, se tu sei già un genitore capirai benissimo, è l'amore che proviamo per i nostri figli. Se ci pensate, i nostri figli da quando sono nati non ci hanno mai dato niente, invece noi diamo di continuo ai nostri figli. Sono tante spese, tante cose, noi ci doniamo completamente ai nostri figli, sono notte in bianco che passiamo prendendoci cura di loro, da quando sono nati ci preoccupiamo, ci occupiamo di loro, ci doniamo completamente a loro. E questo è l'amore agape, donarsi completamente senza aspettarsi niente. Il matrimonio può sopravvivere soltanto quando c'è l'amore agape al primo posto. Parliamo del terzo amore, poi torniamo nell'amore agape perché è il più importante di tutti. Il terzo è fileo, è l'amore dell'amicizia, è l'amore dove c'è complicità, dove c'è un dare e un ricevere. Nel matrimonio c'è bisogno anche dell'amore fileo, sì, perché c'è bisogno anche dell'amicizia. Il mio marito è il mio migliore amico, per esempio. C'è questa complicità, c'è questa amicizia, scherziamo insieme, ridiamo insieme, c'è fileo nel nostro matrimonio. C'è anche l'eros, perché c'è attrazione fisica, c'è il piacere, c'è il desiderio, il piacere di stare insieme e soprattutto c'è l'agape, che è l'amore perfetto, è l'amore eterno. Forse ti stai chiedendo, ma come faccio ad avere l'amore agape, questo amore così wow, così grande, così perfetto? Forse io non sono capace di amare così, perché io continuo a finire le mie relazioni. Se ci fate caso, ci sono persone che hanno relazioni che durano poco, continuano a saltare da una relazione all'altra, perché danno importanza soltanto all'amore, all'eros, a quella cosa di piacere, quella cosa momentanea, e non arrivano a conoscere l'amore agape, che è l'amore che ci tiene insieme nonostante i difetti, nonostante le difficoltà, nonostante i momenti brutti, ci tiene insieme. Mi ricordo che il primo anno di matrimonio è stato un po' difficile perché eravamo proprio in questa transizione di eros, agape, stavamo scoprendo ancora l'agape. Ed è stato molto difficile perché eravamo due persone completamente diverse che abitavano nella stessa casa, che si erano appena sposati, e da un giorno all'altro ci siamo capitati in una casa insieme a condividere le spese, a condividere il cibo, a condividere le gioie, a condividere le tristezze, a condividere tutto. E non è stato semplice perché dovevamo ancora conoscerci bene, però piano piano abbiamo cominciato a scoprire l'amore agape, a scoprire che donarsi era la cosa più importante
Io mi ricordo che all'inizio volevo tanto che Rodrigo cambiasse. C'erano delle cose in lui che non mi piacevano e dicevano no, ma lui sta sbagliando, lui deve cambiare, non è giusto. E le cose non miglioravano. E dal momento in cui ho deciso io di cambiare, ho deciso io di correggere i miei errori, di diventare una persona migliore per lui, le cose hanno cominciato a cambiare e finalmente abbiamo cominciato a provare l'amore agape nella nostra casa, nel nostro matrimonio, e finalmente le cose andavano bene e gloria a Dio fino ad oggi riusciamo a superare gli ostacoli, superare i momenti difficili, superare le difficoltà, perché abbiamo l'agape nella nostra casa, abbiamo l'agape nel nostro matrimonio. Se andiamo a leggere in 1 Corinzi 13, dice così: l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia, l'amore non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Wow! In realtà questi versetti non parlano soltanto dell'amore come sentimento, l'amore che proviamo, ma questi versetti parlano di una persona. Questi versetti parlano di Gesù. Gesù è il nostro esempio d'amore. Gesù è l'amore. E forse ti stai chiedendo, ma come faccio ad avere l'agape? Come faccio a conoscere l'agape? Io voglio l'agape nella mia casa, voglio l'agape nel mio matrimonio. Allora devi andare nella fonte dell'amore, che è Cristo. Lui è la fonte, Lui è l'amore. Noi possiamo dare soltanto ciò che riceviamo, possiamo dare soltanto ciò che abbiamo. Quando entriamo nel matrimonio, entrambi abbiamo bisogno uno dell'altro. Io ho bisogno di essere amata e mio marito ha bisogno di essere amato. Però io posso dare soltanto quello che ho ricevuto, quello che ho. Se oggi io posso amare mio marito con l'agape, è perché un giorno ho accettato l'amore di Cristo per me. È perché un giorno ho riconosciuto che Cristo mi ama, che io sono amata. Io ho accettato, ho voluto questo amore per me e questo amore vive in me, e allora io posso amare le altre persone con l'agape perché io l'ho ricevuto, io ce l'ho, mi appartiene. Quindi se ti stai chiedendo come faccio ad amare con l'agape, lasciati amare da Gesù, lasciati amare da Cristo, accetta questo amore nella tua vita, accetta questa ondata d'amore, questa cosa che ti travolge, questo amore che ti coinvolge. Lasciati amare da Cristo, così potrai amare anche tu con l'agape. E niente, credo di aver condiviso tutto ciò che avevo nel mio cuore. Ci tenevo tanto a specificare le differenze tra passione e amore, perché tante volte tante persone si illudono, si sposano pensando che quell'amore, quella passione dell'inizio, quell'attrazione dell'inizio durerà per sempre. Credono che quella sia la cosa più importante, credono che quella sia la cosa fondamentale, ma no, tenete presente che la cosa più importante è l'amore agape, l'amore che non finisce mai, l'amore perfetto. L'eros serve nel matrimonio, sì, fileo serve, sì, tutti e tre sono importanti, ma il più importante, al primo posto ci deve essere l'agape. Un bacione e ci vediamo nel prossimo video.